Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, anche ascendente Toro. Oggi andiamo a vedere cosa accadrà a settembre. Ma prima di iniziare ricordiamo sempre da dove prendiamo spunto con le nostre letture, dal mito di Acrisio, con la nostra tarologia co-creativa. Cioè, che succede ad Acrisio? Acrisio riceve una profezia e tentando di sfuggire al proprio destino compie proprio le azioni che lo condurranno al suo compimento. E quindi quando noi evitiamo il destino ci capita in modo feroce ed è qui che destino e il fuoco si incontrano, cioè cooperare con ciò che vuole accadere nel tuo destino significa lasciare bruciare quello che resiste perché una nuova forma possa nascere. Per questo settembre sarà accompagnato dal nostro rito della fiamma, un viaggio di 21 giorni per cambiare radicalmente la tua vita. Se sei arrivata fino a qui per la prima volta e non hai ancora iniziato, puoi cominciare da oggi, perché il momento in cui incontri questo fuoco è già il tuo primo giorno, ma puoi iniziarlo in qualsiasi momento, ok? Adesso vediamo cosa sta cercando di accadere nella tua vita, cosa è pronto a bruciare, quale nuova fiamma vuole nascere attraverso di te. Allora, mettiamo il mio promemoria qui e chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Toro, settembre 2026. Aspetta che ci sono altre carte qui perché ho fatto gli altri segni e mi sono rimaste le carte dell'amore qua. Aspettate. Allora. Toro, settembre 2026. Andiamo a mettere le prime tre carte, cioè qual è l'energia con la quale entri nel mese di settembre, quello che sta cercando di accadere, cioè cosa vuole entrare nella tua vita, e la resistenza, cioè dove puoi opporre resistenza a quello che vuole accadere, come nel mito di Acrisio. Allora, l'energia tua come entri nel mese di settembre, l'appeso, ok, con la necessità di abbandonare il controllo. E cos'è che cerca di accadere a settembre? Cosa vuole entrare nella tua vita? Oh là là, che bello, che meraviglia il matto. Dio quanto mi esalto quando vedo questa carta. Cioè, allora, qua stai ferma, entri a settembre un po' fermo, con la necessità di abbandonare il controllo. Bene, arriva, boom, il matto, la vita riparte. Vediamo la resistenza che potresti opporre. Dove stai opponendo resistenza a quello che vuole accadere? Cioè a questo matto. Il 3 di denari. Non devi fare tutto da solo o da solo. Allora, stai in un momento in cui ti sei fermata o fermato. Allora, stai cercando di guardare alcune cose della tua vita da una prospettiva diversa. Magari stai ferma proprio per cercare di guardarle in prospettiva diversa. O la vita ti ha fermato, o ti sei fermata o fermato. Qualcosa di te sta cambiando radicalmente fuori. Cioè, scusami, qualcosa di te sta cambiando radicalmente dentro, prima che la realtà fuori cambi. E infatti arriva il mattone, no il mattone, il matto. La vita ti vuole portare fuori da quello che conosci, ti vuole portare verso possibilità nuove che non puoi né controllare né prevedere, cioè il destino ti sta chiedendo di fare un salto. Chi sta facendo il viaggio erotico negli arcani, questo è il mese in cui il matto va fatto prepotentemente. Allora, quello che sta cercando di accadere è che un salto di fede, vuole un salto di fede la vita. Allora, dove sta il mito di Acrisio qua? Nel 3 di denari. Perché è come se tu potresti voler sapere prima come funzionerà, con chi, attraverso quali condizioni. Ma sarà abbastanza solido e costruibile? Settembre ti dice non puoi pretendere di avere già il progetto di una casa o di una strada, che la vita ti sta chiedendo ancora di avere il coraggio di cominciare a costruire, mi spiego? E soprattutto non farai le cose da sola o da solo. Perché vorresti sapere, allora la vita ti mette davanti a una cosa nuova, cose nuove qua sono. Tu vorresti avere il controllo, però stai cercando di cambiare prospettiva su come andrà. Chi ci sarà in questo nuovo salto tuo, chi incontrerai,
vorresti già avere il progetto davanti, no? Qua sta la resistenza. E andiamo a vedere adesso con le altre carte. Quarta carta, quello che il fuoco consumerà, cioè cosa viene a bruciare settembre che non può più accompagnarti oltre? Qual è la parte che deve bruciare? Troppi pesi, 10 di bastoni, troppe responsabilità, mi carico le responsabilità mie, le tue, le sue, quelle di quello, cioè troppo carico, vuole che tu molli, altri il matto c'ha solo un fagottino in mano, nei rider quasi tradizionali. Fammi mettere l'altra. Che cos'è che vuole nascere a mezzo di questa cosa che si brucia? Cosa vuole nascere in te al posto di quello che sta bruciando? Stupendo, stupendo. Cambiamo il carro. Cioè, è praticamente chiaro perché settembre vuole che tu bruci quel tuo modo di dire o di fare. Devo reggere tutto da solo, devo sapere come si fa, devo farcela. Non lo devi fare più. Alcune responsabilità, ti dice il 10 di bastoni, hanno già compiuto la loro funzione. E quando lasci cadere sto peso, nasce una direzione. Ah, devo andare di là. Mi spiego? Perché se tu stai portando sti pacchi, non ti puoi girare dietro a vedere che c'è la direzione. O guardare che c'è davanti a questo pacco, no? Per dirla. Non è un pacco, ma è una via reale, per dirla. Quindi, allora, il matto iniziale qua non significa andare allo sbaraglio, ma significa liberati abbastanza da permettere alla vita di mostrarti una strada che adesso finalmente puoi percorrere. Quindi settembre non ti chiede di fare di più, ma ti chiede di viaggiare più leggero, perché quando smetti di portare tutto, allora l'energia che utilizzavi per sostenere tutto sto peso è energia per andare avanti, va bene? E qua, in queste due carte, come si fa questa cosa col rito della fiamma? Cambia la tua vita in 21 giorni. Trovate tutto qua sotto, Ok. Se state facendo il viaggio erotico negli arcani, qua c'è il carro da fare, matto e carro, che ti aiuta in questo, ok? Vediamo il punto di manifestazione, in quale ambito della tua vita questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima. Poi andiamo a vedere l'altra carta che è l'imprevisto, ciò che non sai e che può accadere, e poi come puoi cooperare con tutto questo per realizzare la tua opera d'arte. Allora, il punto di manifestazione, in quale ambito della tua vita accade per primo questo? Allora, il 4 di denari mi parla della materia, ma soprattutto non lo so se nel lavoro in sé, però adesso vediamo anche le altre carte. L'imprevisto, quello che non sai che può accadere. Ah, ci picchia! Un'opportunità nuova di lavoro, qualcosa di importante con l'asso di denari. Vabbè, voglio vederla tutta. Il gesto del mago, come puoi cooperare con quello che sta cercando di accadere invece di combatterlo? Sì, allora, invece di combattere è uscita proprio la carta del combattimento col 5 di bastoni. Allora, io credo che questo 4 di denari sia il rapporto che hai con la sicurezza. Sì. Lui conta le monete, no? Il controllo, la sicurezza. Quindi, allora, il primo movimento sarà accorgerti di quanto ti stai trattenendo. Stai trattenendo il denaro o stai trattenendo una posizione o stai trattenendo una relazione? Perché temi che lasciando la presa tu puoi perdere la stabilità. E quando allenti la presa, perché il destino te la porta questo allentamento, papam, miracolo. Un'opportunità concreta enorme, un nuovo inizio, una proposta, una possibilità economica o lavorativa o comunque qualcosa che può realmente mettere radice nell'asso dei denari. Come puoi cooperare con questo? Non devi evitare il confronto, anche se ti può far paura. Non devi evitare quella situazione che ti costringe a misurarti con gli altri. Cioè, fai valere chi sei, porta la tua idea, prendi posizione. Ok? Quindi
non proteggere così tanto quello che possiedi, perché se tu possiedi troppo quello che hai già, cioè le mani sono chiuse, stanno con quell'altra cosa in mano per poter ricevere quest'asso di denari. Settembre ti chiede di lasciare la presa, riconoscere l'opportunità e avere il coraggio di entrare nell'arena. Wow, bellissimo. Vediamo qua qual è il dono della fiamma. Se cooperi con il destino, cosa succede? Che forma prende il tuo destino? Se cooperi con il destino. Se cooperi con il destino. Meraviglioso, nuove opportunità assolutamente. C'è un paggio di denari qua, è stupendo. Sai perché? Perché se cooperi con il destino, questa cosa qua diventa reale. Allora, un seme concreto, un'occasione, un progetto o una possibilità che finalmente cresce. Allora, il dono di settembre è riconoscere quello che può diventare grande e scegliere di cominciare a coltivarlo, perché l'opportunità ti arriva. Tu sai che può diventare grande, il dono di settembre è scegliere di coltivarlo per vedere la potenzialità nella materia. Sì. Decima carta, il passaggio dell'anima. Chi stai diventando con quello che settembre ti porta? Vediamo un po', mettiamo una carta di queste. Chi stai diventando con quello che settembre ti porta? Una carta di queste e una carta di, eccola, dell'archetipo. Ah, ci picchia, come chi stai diventando. Col tre di spade diventerai una persona che non fa più scelte a partire dalla ferita. Non fai più scelte a partire dalla paura. Non fai più scelte a partire dalla ferita. Incanto romantico e potenziale di potere. Qua mi stanno raccontando che hai avuto nell'amore una ferita molto grande, o più volte ripetutasi, o comunque nell'amore, nelle relazioni, magari hai agito la protezione, no? Seguendo quella ferita lì, agendo per paura. Qua dice che non agirai più per paura. Cioè il tuo immaginario si farà pieno di bellezza, mi raccontano. Cioè tu smetterai di costruire la tua identità, cioè la nuova identità, quello che emerge, intorno a una ferita che hai avuto. Cioè la ferita rimane parte della tua storia, però è come se non scegliesse più la ferita per te, mi spiego? E qua ritorni proprio a desiderare, ti innamori della vita e soprattutto emerge un potere ancora in potenziale che era prima imprigionato nella difesa, no? E che è quello dell'incanto. Cioè il tuo passaggio dell'anima è questo, non sceglierai più a partire dalla ferita, sarai libero, libero perché la ferita viene pacificata. Perché quando il dolore smette, quando fai decidere al dolore, il dolore definisce chi sei, no? Allora recuperi l'incanto e scopri una parte di te che non avevi ancora avuto il potere di diventare. Mi spiego? È bellissimo. Vediamo un oracolo per te di questi, poi andiamo sull'amore. Consiglio degli spiriti per te. Tutto è qui. Abbraccia la credenza spirituale che tutto esiste già nel qui ed ora. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai. Questo è il consiglio che ti danno gli spiriti, devi godere di quello che hai nel momento presente, perché tutto è già qui, non fare gli scenari, non ti pensare, non fare, no?
perché questo è il suggerimento che ti danno. Vivi nel momento presente perché il momento presente è ciò che ti permette di creare la bellezza di un futuro glorioso. Ma se nel presente stai carico e allora trattieni e allora tu lo continui a rimanifestare. Ecco perché la tarologia co-creativa è potentissima, lo sperimentate migliaia di voi al giorno ormai. Il rituale ti permetterà di fare questo, i rituali ti permettono di farlo perché l'anima non capisce i concetti, capisce soltanto i gesti e la presenza ogni gesto. Ecco, ritornare alla fiamma per 21 giorni, con il rito della fiamma 21 giorni, significa andare nel qui ed ora, ritornare ogni volta con la presenza e questo modifica radicalmente la realtà. Ok? Vediamo adesso nell'amore cosa ti dicono. Il fuoco dell'amore a settembre, Toro. Il fuoco dell'amore a settembre. Come entri nell'amore a settembre? Qual è la tua energia nell'amore? L'otto di denari, io ti vedo come volente. L'otto di denari è un'energia di impegno. Hai un'energia di colui o di colei che vuole far funzionare le cose in un rapporto, vuole far funzionare le cose dentro di sé e sa che per far funzionare le cose in un rapporto deve aggiustare le cose dentro di sé, deve lavorare dentro, deve studiare dentro, no? Vi passano, cioè chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro. Quindi sia che tu abbia una relazione o meno, tu hai un'energia di voler far funzionare le cose. Ok, ed è un'energia bellissima. Vediamo cosa arriva nella tua vita amorosa. Persona, evento, quale immagine arriva nella tua vita amorosa a settembre? Arriva l'amore! E il 2 di coppe. Arriva un amore ricambiato, un amore reciproco, sia che tu ce l'abbia già o non c'è ancora, ma è questo che arriva. Ma perché? Perché se tu hai questa predisposizione, come entri nel fuoco dell'amore, con la voglia di cooperare con il fuoco dell'amore, con la voglia di lavorare dentro di te, perché quello è il senso, fuori arriva l'amore, è normale. 2 di coppe, può essere una persona nuova, può essere una persona nella quale ti rispecchi completamente in questo bellissimo amore, ma a caso amo il principe qui, Se c'è già una relazione, è una relazione rinnovata da una prospettiva dove il dolore non decide più per te. Questo è il senso. Sei tu che decidi come relazionarti al tuo dolore, a una ferita antica, di conseguenza la realtà esterna cambia. Bellissimo 2 di coppe. Che cosa questa persona o situazione viene a mostrarti di te? La possibilità che tu riesci a creare qualunque cosa, viene a mostrarti quanto sei capace, quanto sei co-creativa o co-creativo, quanto sei allineata o allineato con gli dei, la capacità di creare, di saper creare una nuova relazione, a partire dal fatto che non è più la ferita che ti domina, il mago. Ci abbiamo chiesto che cosa questa persona o situazione viene a mostrarti di te, il mago. Viene a mostrarti la tua capacità di saper co-creare con la vita, con gli eventi, con le immagini della tua anima, anche quelle più ctonie, sotterranee. E la capacità di dirti, caspita, co-creando con la vita ho creato una grande unione. Bellissimo. Che cosa deve bruciare del tuo vecchio modo di amare? Deve bruciare. Allora, per alcuni è l'isolamento, ma non è l'isolamento in sé, i segreti. Però non solo, perché non è soltanto quello. La papessa non costringe la realtà, no? Cioè, non forza le cose. Quindi, io qua vedo che tu vai verso un amore che non ha bisogno di essere continuamente costruito, dimostrato, provocato perché questo amore esista, è solo il lavoro dentro di te. E la papessa ti dice, lascia che quello che c'è tra te e quest'altra persona si riveli da solo.
Cioè c'è qualcosa che può essere molto reale qua, ma che ha bisogno di silenzio, di ascolto, di gestazione, non di essere immediatamente definito, cioè siamo questo, siamo quest'altro, no. Allora, a settembre in amore ti chiedono di non forzare quello che sta nascendo, perché c'è qualche cosa che diventerà profondamente reale, ma questa verità non va inseguita a tutti i costi, va ascoltata dentro, non forzare le cose. Cioè lascia che sia l'amore che ti mostri la forma che l'amore stesso vuole prendere prima di decidere che forma deve avere, prima di deciderlo tu, capito? Lascia che le cose si facciano. Vediamo, se non ripeti il passato, quale nuova forma può prendere l'amore a settembre? Beh, è bellissimo, è una danza, è una danza del 2 di denari. Ti promette un amore vivo. E la danza, no? Un amore capace di adattarsi alla vita concreta, si adatta senza forzature, no? E quindi se non ripeti il passato, tu non avrai più bisogno di scegliere tra amore e libertà, tra relazione e spazio personale, tra te e l'altro. Ma mi dice, puoi imparare a far convivere due mondi senza sacrificarne uno. Quindi la nuova forma dell'amore non ti chiede di perdere te stesso per avere l'altra o l'altro. Ti insegna una danza nuova, cioè stare nella relazione senza smettere di sacrificare la tua vita. Questo è bellissimo. Ok, vediamo con i miei oracoli lui-lei cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli li potete trovare qui sotto all'info box. Eccola. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Eccolo il 2 di coppe. Ehi, mi raccomando, non definirlo. Lascia che possa esistere, non dovrai più lottare tra amore, libertà personale. Mi spiego? Relazione, spazio personale, io, l'altro. Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Questo è stupendo, è stupendo. Cos'altro? L'amore è follia, certo, ti dirà l'amore è follia. L'amore ti permette di uscire fuori dalle paure dei canoni a mezzo della lotta contro le tue resistenze stesse al darti. E quindi qua non c'è resistenza al darsi. Non c'è controllo, non c'è... fluisce, è bellissimo. Lotterò per te, questa persona lotterà per te. Perché qua c'è una perfetta corrispondenza, anima gemella, insomma chiamiamola come vogliamo, una perfetta corrispondenza. Dove c'è proprio una danza, questa relazione, se tu non combatti contro, tu realizzi l'equilibrio in questa relazione tra quello che desideri tu senza perderti nell'altro in questo senso e realizzando una grande relazione, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono queste. Amore, toro. L'araba fenice. Qua rinasci nell'amore, il nobile volo. C'è una rinascita nell'amore, come se da tantissimo tempo tu avessi atteso. L'araba fenice. E me lo confermano, grazie al lavoro su di te, perché entri con la voglia di far funzionare le cose. Bellissimo. Voglio mettere un consiglio, anzi, prima del consiglio, voglio vedere chi è questa persona. Col 2 di coppe, che energia ha questa persona che arriva nel tuo campo e che ti fa vedere la capacità che hai di realizzare, di manifestare l'amore che vuoi. È una persona che viene da una delusione, da un dolore, ha attraversato una torre, caspiterina. Allora è una persona che ha sofferto talmente così tanto
da distruggere la sua identità, distruggendo se stessa, nel senso più proficuo del termine, perché è una persona che arriva da te con un'energia stupenda, con il sole. La felicità, guarda, è questa l'immagine. Però puoi uscire al sole, puoi uscire allo scoperto dopo che hai attraversato gli abissi più atroci. Non lo so se tu già la conosci questa persona, è una persona che grazie al fatto che ha sentito l'emozione dolce tristezza, dolce malinconia, o l'ha fatto consciamente o inconsciamente questo lavoro, arriva alla torre, ha vissuto un evento nella sua vita, o interno e esterno ambedue, che hanno distrutto ogni confine per poterla far emergere. Quindi è possibile che questa persona abbia vissuto dei dolori, degli inferni veramente fortissimi, o in un senso o consapevolmente o inconsciamente, non lo so che lavoro ha fatto sulle emozioni, ma c'è il sole adesso. O è successo tra di voi la rottura di una relazione perché la dea dell'abbandono conviveva tra di voi, si è sentita finalmente fino in fondo, ma soprattutto questa persona, perché tu l'hai già fatto questo lavoro, E qua con il sole abbiamo una persona che si presenta a te in modo straordinario, energia fresca, pulita, di bellezza. Ricordiamo che è il sole non forza le cose, non è una persona a dire pronta ci sposiamo domani, va bene? Perché già la papessa ti diceva non forzare le cose, adesso ho capito perché. Perché il sole è una carta di una persona che finalmente è guarita e adesso vuole condividere la propria bellezza riscoperta nella vita. Quindi non forzare le cose, perché la relazione si sistema mano a mano, cioè si adatta alla vita concreta mano a mano, è bellissimo. Vediamo adesso un consiglio per te con... Allora, volevo mettere... Eccole. Lasciare una traccia. Ora è il momento di lasciare il tuo segno nel mondo. Decidi tu cosa ti sembra giusto. Incarna il tuo potere di leadership e crea il tuo mondo dei tuoi desideri più profondi. Mi stanno confermando il fatto che adesso hai la capacità di creare veramente una relazione che abbia un gran... Cioè, rispetto all'amore, questa carta è il mago, no? Il lavoro su di te ha lasciato un segno creandoti la relazione alla tua altezza, la relazione dei sogni. Quindi il lavoro che hai fatto su di te lascerà una traccia in questo senso. Se è una persona che già conosci, è una relazione dove tu sei indelebile, va bene? Indelebile, hai lasciato la traccia e quindi adesso si presenta a te in questi termini. Vediamo un'altra carta di queste. Attendi il vero amore, me lo stanno ripetendo, attendi il vero amore perché già ce l'hai in questo mese, non forzare che ti si rivelerà nella pratica, in una danza, cioè le cose si sistemeranno da sole, andranno da sole, dice il vero amore non arriva in modo abbagliante e te l'ho detto, guarda che si rivela, ok? Ma si rivela silenziosamente, silenziosamente, guarda la papessa, nei dettagli della vita quotidiana e questo tu hai denari qua, cioè incredibile. Rifletti se stai inseguendo con un cuore ansioso, aspettando con uno aperto. Ciò che conta davvero non è la ricerca, ma il permetterti di dimorare nell'autenticità. Qua mi confermano il vero amore, mi raccomando, non avere fretta perché questo ti si rivelerà nel quotidiano. Ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, una lettura stupenda, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.